come possiamo risolvere uno degli errori più gravi che spesso vedo fare da chi fa il caffè filtro, soprattutto all'inizio. Ciao e benvenuto, sono Angelo Segoni, il detective del caffè, e oggi, dopo tanti messaggi ricevuti su Instagram, vedremo qual è la migliore tecnica per fare un caffè filtrato. Vedremo quali sono gli strumenti che ci aiutano a replicare questa nostra tecnica ed infine qualche errore importante da evitare, soprattutto se siamo all'inizio con questa tecnica. E adesso via! Il primo strumento di cui hai bisogno è una bilancia. La cosa più importante è che possa pesare almeno il mezzo grammo, insomma 0,1, 0,2 sono molto importanti soprattutto quando facciamo il caffè filtro e se hai il tempo meglio ancora, ma altrimenti possiamo utilizzare il nostro telefono. Ricordati che il tempo è super importante, ma capiremo dopo il perché. Il secondo strumento che ti consiglio è un bollitore. Ovviamente si può riscaldare l'acqua con un pentolino, ma io lo trovo veramente snervante come cosa da fare, quindi un bollitore diciamo che ci semplifica di molto la vita. E lo strumento principale è il macina caffè. L'importante è che sia in grado di poter cambiare la macinatura. Un buon entry level oggi lo troviamo tra i 40 e i 70 euro, vi lascerò qualche link nelle descrizioni qui sotto. Cosa fondamentale, vorrei creare un contenuto extra solamente dedicato alla macinatura, perché credo sia uno degli argomenti più importanti di tutti. Quindi se avete delle domande o dei dubbi scrivetele pure nei commenti qui sotto. Alla fine del video comunque vi darò due dritte importanti per far sì che riusciamo a trovare una buona macinatura per questa metodologia di estrazione, quindi mi raccomando non andate via. Ed infine ovviamente il V60 e il suo filtro. Se non lo avete, lo state per comprare, vi consiglio di guardare il video qui in alto a sinistra dove testiamo i diversi materiali che compongono i V60, ceramica, plastica e metallo. E adesso iniziamo con la tecnica. Divideremo l'operazione in tre semplici parti: preinfusione, estrazione, drawdown o parte finale. La ricetta che utilizzerò sarà 15 grammi di caffè per 250 grammi d'acqua ed il caffè sarà un tostato chiaro, una monorigine adatta a questa metodologia di estrazione. È un geisha naturale della Colombia. Perché vi sto dicendo questo? Perché anche la scelta del caffè è fondamentale in questa metodologia, perché se utilizzeremo caffè tostati scuri tenderemo ad estrarre troppo amaro. Pieghiamo il nostro filtro e lo inseriremo, mi raccomando, la piega in direzione del manico, e con acqua bollente andiamo a riscaldare e a bagnare bene bene il filtro. Una cosa fondamentale: il filtro lo possiamo anche preriscaldare utilizzando dell'acqua bollente dal lavandino, se utilizziamo quello in plastica. Controlliamo che sia bene aderente alla parete, toglieremo l'acqua e poi inizieremo con il caffè. Accendiamo la bilancia, controlliamo che tutto sia zero ed inseriamo i nostri 15 grammi di caffè. Livelliamo per bene in questa maniera e andiamo a creare con un bastoncino un buchino al centro. Questo ci servirà per avere una migliore preinfusione e velocizzare questo processo. Tariamo la nostra bilancia e nella prima parte inseriremo i primi 50 grammi d'acqua ed inizia la preinfusione, che durerà intorno ai 30, 40, 45 secondi massimo. Ora la seconda parte. Cercheremo di inserire i primi 100 grammi d'acqua entro 1 minuto e 20 secondi. Delicatamente andiamo a fare un piccolo vortex e poi gli ultimi 100 grammi li verseremo prima dei 2 minuti. Attenzione in questa fase non andare molto velocemente, non esageriamo con la velocità dell'acqua. 222, gli ultimi 30 grammi. E adesso inizia la terza parte, che è la parte finale, il famoso drawdown. E ci troviamo esattamente sui 3 minuti esatti. Non dimentichiamoci di mescolare l'estrazione e adesso vediamo
quali sono gli errori fondamentali da evitare. Il primo è sicuramente quello che vedo fare più spesso, e cioè versare l'acqua troppo velocemente e in maniera troppo aggressiva. Cerchiamo di mantenere il flusso dell'acqua il più delicato possibile e ovviamente mantenerlo il più vicino possibile al nostro letto di caffè. Questo eviterà di velocizzare l'estrazione e di creare una turbolenza non necessaria. La seconda parte, ovviamente, come vi avevo promesso, era legata alla macinatura. Come facciamo a capire se la nostra macinatura è perfetta? Ovviamente farvela vedere come state vedendo adesso nel video è molto difficile, però quello che possiamo renderci conto è che la macinatura regola più o meno il tempo di contatto e quindi l'estrazione. Se il vostro tempo di contatto è intorno ai 2 minuti, 2 minuti e 10, quindi finite il vostro caffè entro quel tempo, è molto probabile che la macinatura sia molto larga, e se voi andate ad assaggiare quel caffè e lo sentite weak, quindi lo sentite piatto, con poco corpo, potete regolare la macinatura stringendola di 1-2 tacche in modo tale da aumentare il vostro tempo di contatto. Al contrario, invece, se il vostro tempo alla fine della vostra estrazione è oltre i 3 minuti, 3 minuti e 30, 4 minuti, e quando andate a assaggiare il vostro risultato lo sentirete molto amaro, allora lì possiamo allargare un pochettino la macinatura in modo tale da diminuire il tempo di contatto e cercare di estrarre meno parti amare. Grazie mille ancora per aver seguito questo video, ci vediamo nel prossimo, ciao!